È possibile che Firenze abbia visto il passaggio della Sindone? Questa ricerca nacque del tutto casualmente, quando davanti a diversi tasselli sparsi e messi alla rinfusa alcuni anni fa, un giorno notai una serie di contingenze e collegamenti del tutto inaspettati. Ovviamente si tratta ancora oggi di un'ipotesi su cui sto ancora lavorando, ma ritengo che molti elementi potrebbero portare ad avvalorarla. Per chi avesse piacere, poi consiglio un testo in cui ho raccolto e trascritto molti degli elementi che accennerò in questo video. Diversi anni fa iniziai a focalizzare la mia attenzione e ricerche per cercare di capire se si potesse trattare di mere casualità o di veri parallelismi. Man mano che procedevo nello studio, un quadro sempre più coerente sembrava formarsi sotto i miei occhi. Iniziare questo viaggio non è semplice, ma oltre ad una storia templare ancora tutta da svelare, Firenze sembra celare e custodire tra i suoi molteplici misteri un'opera pittorica che, se confermata nella sua interpretazione, costituirebbe la più importante tra le testimonianze toscane relative ai segreti custoditi proprio dall'ordine templare. A fianco di questo mirabile affresco si nasconde la storia di una serie di personaggi e famiglie che sicuramente qualcuno di voi già conosce bene e che sa collocare all'interno di quel quadro storico che vide la fine dell'ordine del Tempio. La cacciata del Duca di Atene è un affresco di forma ovale di circa 3 metri di diametro, un resoconto pittorico su Gualtieri VI di Brienne, Duca di Atene, figura giunta a Firenze nel 1342 e poco dopo incoronato signore della città. Noto per essere stato amante della bella vita, del lusso e degli sfarzi, la sua permanenza ebbe breve durata però, poiché il 16 luglio del 1343 fu costretto a fuggire segretamente da Palazzo Vecchio a causa di una folla inferocita che ne richiedeva la testa. Nardo di Cione, detto l'Orcagna, eseguì quest'opera nell'intento di documentare questi eventi, ma inserendo nell'affresco chiari e palesi riferimenti tali da consentirne una possibile doppia interpretazione. L'opera, prima di approdare nell'attuale sua sede, ebbe un percorso alquanto travagliato e solo la fortuna o il caso ne hanno preservato fino ad oggi la maestria. Nel 1834, scriveva lo studioso Fraticelli, l'affresco non era lì, esisteva un tabernacolo con una dipintura a proposito di un palazzo ottocentesco dove per secoli avevano avuta sede le carceri dette delle Stinche, che si dice essere della scuola di Giotto, rappresentante Santa Reparata in atto di benedire le insegne delle milizie della Repubblica Fiorentina, che vanno ad espugnare vari paesi, e questa conservasi tuttavia perché giudicata degna di essere conservata. Solo successivamente fu il comune di Firenze ad attribuire all'opera il titolo di La cacciata del Duca di Atene e lo trasferì nella salotta del quartiere di Leonora di Palazzo Vecchio grazie all'intervento dell'avvocato Riccardo Castellani. Osservando l'opera si potrà notare chiaramente la presenza di numerosi elementi simbolici di non facile interpretazione, ma che recenti analisi sembrerebbero aver in parte decodificato. Secondo lo studioso Giulio Cesare Lenzi Orlandi Cardini, l'opera si riferirebbe non tanto alla cacciata del duca dal capoluogo toscano, quanto ad una rappresentazione simbolica della distruzione dell'ordine templare. Ma vediamo nel dettaglio cosa è rappresentato. La scena ritrae al centro Palazzo della Signoria ai primordi del Trecento, costituendo la prima rappresentazione del palazzo finora conosciuta. Sulla sinistra dell'edificio è presente una figura femminile assisa su un trono, identificabile come Sant'Anna, sovrastata da una sorta di tappeto tenuto in alto da 2 angeli.
La figura appare intenta a consegnare i tre gonfaloni di Firenze, del popolo e del comune, ad altrettanti cavalieri in armi ed inginocchiati. Spicca quindi l'elemento portante della rappresentazione. Sulla destra del Palazzo della Signoria si trova un uomo con la barba e i baffi, incappucciato ed elegantemente vestito. L'uomo sembra allontanarsi con aria preoccupata, tenendo in braccio una mostruosa testa barbuta, volgendosi indietro per osservare un angelo che sembra avventarsi contro di lui e tenendo in mano una colonnina di pietra e uno staffile. Vi è chi ha voluto identificare tale volto in un drago tenuto in mano da Gualtieri VI, ovvero nel drago Gerione, identificato da Dante in Noffo Dei, il fiorentino che per primo accusò i Templari di eresia. Per quanto un'attenta e dettagliata analisi sembri confutare in toto questa seconda attribuzione, è comunque interessante notare il parallelismo che indissolubilmente sembra legare questa misteriosa testa con l'ordine templare. Ai piedi dell'uomo si possono notare una spada spezzata, una lancia rotta, una bilancia, un libro rosso chiuso e uno scudo deformato, oggetti di sicura valenza simbolica. Quando ancora era completo l'affresco era inoltre circondato dai 12 segni zodiacali di cui oggi è sopravvissuta solo la costellazione del Leone. Nella sua analisi il Lenzi Orlandi Cardini afferma giustamente come la cacciata del duca fu uno dei tanti avvenimenti quotidiani che non meritavano un particolare ricordo iconografico. Si trattò di un evento, per quanto importante, marginale rispetto alla turbolenta vita cittadina e che non avrebbe giustificato tanta importanza in un affresco. Sempre secondo lo studioso, l'affresco dipinto si riferisce alla distruzione dell'ordine dei Templari, ammirato e venerato da Dante e dai fedeli d'amore, e allude alle condanne degli ultimi cavalieri fiorentini rinchiusi nelle stinche e dei quali la storia non parla. La figura del gentiluomo che si allontana rappresenta l'ordine del Tempio cacciato dalla storia e dalla vita, che si ritira nella sede visibile sul Monsalvat. Dietro al gentiluomo resta vuoto e incustodito il trono marmoreo e trionfale della tradizione e del Gran Maestro Jacques de Molay. Elementi sostanziali dell'esistenza di questa testa barbuta possono essere ritrovati anche negli stessi atti processuali che decretarono la fine dell'ordine. L'11 maggio del 1311, con l'intento di far luce sulla natura dell'idolo, la commissione pontificia voluta da Clemente V chiede a Guillaume Pidoy, amministratore dei beni sequestrati all'ordine del Tempio, quali riscontri fossero stati trovati a sostegno di questo culto eretico. La risposta a tale domanda è quantomeno interessante. Pidoy, a seguito del sopralluogo nel Tempio di Parigi, scriverà su quanto trovato. Cito testualmente: una testa grande e bella d'argento dorato che rappresentava un volto femminile e racchiudeva le ossa di un cranio, avvolte in un panno bianco coperto da una stoffa rossastra. Nella sede centrale dell'ordine non fu trovato altro se non questa testa che recava l'enigmatica iscrizione Caput 58M, 58 in numeri romani. Risulta verosimile che Pidoy avesse rinvenuto un normale reliquiario forgiato a busto di donna. Qualsiasi altro documento e suppellettile dei Templari erano infatti stati opportunamente portati via prima dell'incursione delle truppe reali. Da quanto è stato possibile apprendere attraverso gli atti e le deposizioni del processo francese, deposizioni, ricordiamolo, estorte spesso attraverso la tortura, si viene a creare confusione tra quest'idolo misterioso, il bafometto, e il contenitore in cui questo veniva conservato, al punto tale che spesso venivano erroneamente interscambiati. Qualunque cosa si celi dietro questo nome e i suoi significati, una traccia della sua presenza sembra essere stata preservata nell'affresco fiorentino del XIV secolo.
L'importanza di quest'opera di Nardo di Cione, detto appunto l'Orcagna, verterebbe sul fatto che al suo interno sarebbe stata nascosta una realtà ben più importante e spesso riportata da diverse tradizioni esoteriche nel corso dei secoli, cioè che l'ordine templare sarebbe stato ufficialmente sconfitto, ma non nella sua tradizione più segreta, che si sarebbe verosimilmente preservata in altri luoghi e altre forme corporative. Dalla Scozia sembrano infatti giungere a noi testimonianze di un retaggio templare preservatosi nei secoli e successivamente, ma non come sua continuazione diretta, confluito entro le prime logge massoniche che si costituirono in questo paese. In Italia sarà curiosamente proprio Firenze, ai primordi del Settecento, ad ospitare le prime riunioni di questa confraternita. Nel caso del misterioso affresco sembra essere così legato alla città quanto poco noto alla quasi totalità dei suoi cittadini. Giungiamo così ad una ipotesi storica che ad oggi sembra strutturarsi e consolidarsi sempre più attraverso una serie di legami genealogici che coinvolsero proprio il duca di Atene. Se la testa che il duca tiene in mano fosse davvero il Bafometto, identificato recentemente da Barbara Frale come la Sacra Sindone, è allora possibile che questa sacra reliquia possa essere passata anche da Firenze? Tale dubbio nasce da una delle interpretazioni che vengono date a questo misterioso idolo, ovvero che fosse proprio il sudario di Gesù ripiegato a mostrare solo il suo volto. Parallelamente è ormai assodato che fu proprio l'ordine templare a recuperare la santa reliquia durante le crociate. La sindone viene rubata durante la quarta crociata da Costantinopoli dal barone Otto de la Roche, antenato, guarda caso, di Gualtieri VI di Brienne, a cui viene concesso il feudo di Atene. Diversi documenti del tempo identificano con assoluta certezza la presenza della reliquia nelle mani del nobile francese de la Roche. Una tale reliquia costituiva però un elemento di forte pericolo per i suoi possessori. Come era lecito aspettarsi dal sacco di Costantinopoli, furono restituite solo una minima parte delle ricchezze e delle reliquie che erano state rubate. Sui loro possessori e sul loro commercio pendeva ancora una condanna papale che in certi casi si commutava in una vera e propria scomunica. Nel caso della Sindone, la stessa veniva inoltre reclamata dagli usurpati imperatori di Costantinopoli. Il sacro sudario si trasformò così in un oggetto destabilizzante per i suoi custodi, impossibile da essere mostrato e ancor più pericoloso da far circolare. Dopo la sua scoperta, il telo scompare per circa 150 anni, per ricomparire in Francia nel 1356 nelle mani di Geoffroy de Charny II, signore delle terre di Liry. Il nobile perse la vita il 19 settembre del 1356 in una storica battaglia combattuta a Poitiers contro gli assalitori inglesi. Assieme a lui muore anche un altro illustre compagno d'armi, Gualtieri VI, conte di Brienne e duca di Atene, colui che resse Firenze per pochi mesi nel 1342. Curiosamente, se così possiamo dire, i due uomini erano uniti da un profondo legame di parentela, in quanto la seconda moglie di Geoffroy de Charny, che si chiamava Jeanne de Virgy, era una consanguinea diretta di Gualtieri VI, duca di Brienne. Lo stesso Geoffroy de Charny era legato al casato dei de Beaujeu, in cui un rappresentante era stato il 21° Gran Maestro dell'Ordine Templare, mentre un suo antenato diretto ed omonimo era il precettore morto sul rogo assieme all'ultimo Gran Maestro Templare Jacques de Molay. Una serie di coincidenze che non ci sembrano assolutamente casuali. Una curiosa convergenza è il fatto stesso che Gualtieri VI fosse pronipote di Otto de la Roche, tra i primi possessori della Sacra Sindone. La reliquia scompare dalla storia e dagli occhi dei fedeli per 150 anni.
vedendola ricomparire solamente nel 1356 a Liri. Sarà un gruppo di famiglie e sicuramente anche l'ordine templare a custodire e preservare il sacro lenzuolo negli anni perduti fino alla scelta di renderlo nuovamente manifesto. Esiste la possibilità concreta che Gualtieri VI abbia custodito realmente il Santo Sudario e lo abbia conservato a Firenze durante la sua autorità sulla città? Piccoli frammenti di un grande e perduto mosaico lasciano trasparire questa traccia, un disegno che potrebbe forse fornire la chiave sugli ultimi anni segreti della Santa Reliquia e su coloro che ne tramandarono i suoi segreti. È lecito ipotizzare che la sindone potesse essere passata di generazione in generazione nelle mani dei duchi di Atene, rispettati e considerati da sempre nei più alti ranghi della nobiltà francese. È verosimile anche ritenere che potesse aver costituito una dote portata a Geoffrey II de Charny dalla moglie Jeanne de Virgy, dato che anch'essa era pronipote del primo duca di Atene, Otto de la Roche. In tale quadro, la Sacra Sindone potrebbe quindi essere passata anche per Firenze, nelle mani di Gualtieri VI, conte di Brienne e duca di Atene, per giungere successivamente in una Francia pronta a poterla rendere nuovamente pubblica. Siamo davanti ovviamente a un'ipotesi storica, corroborata però da una costellazione estremamente ampia di indizi, elementi che stanno sempre più portando nuova luce alla storia di una Firenze fino ad oggi sconosciuta.